Mister, sabato sera si è chiuso il precampionato della Roma e siamo entrati nella settimana che segna l'inizio degli impegni ufficiali. Che bilancio può fare di questi primi 40 giorni più o meno di lavoro? Tanto lavoro. Ehm, Sono molto contento. Veramente sono stato settimane di tanto lavoro, però fa piacere quando tu hai tanta gente che vuole lavorare, che vuole migliorare, che ha grande motivazione, che ha una voglia di fare bene. E non parlo semplicemente dei giocatori, parlo di tutti quelli che hanno fatto parte di questo precampionato. Temperatura, come tutti sappiamo, difficili, condizioni difficili di lavorare, migliorare fisicamente, migliorare tatticamente e imparare a giocare come squadra. Allo stesso tempo parliamo anche di organizzazione dei diversi dipartimenti interno del club e intorno alla squadra, senza dimenticare ovviamente un mercato super difficile, tanto lavoro per il direttore, per i scout, ovviamente per la proprietà, decisioni importanti da prendere, tanto lavoro, però adesso arriva il momento che piace a tutti, perché anche se io sono uno che dice sempre non mi piace la parola amichevole, partite sono partite, non mi piace la parola amichevole, e abbiamo cercato esattamente di prendere questo come una motivazione per tutti. Per la verità è che a punti si gioca domenica contro la Fiorentina e anche più difficile che giocare a punti, giocare a knockout inizia giovedì in Turchia e questa è la pressione positiva che voglio io, che vogliono i giocatori e sicuramente anche i tifosi si divertono molto di più con partite vere, come mi piace chiamare. Partiamo però un po' dagli allenamenti. Pochi giorni di riposo e allenamenti ad alta intensità. A giudicare dai suoi post è sembrato molto soddisfatto del lavoro del gruppo. Quanto le piace guidare questo gruppo? Sembra davvero molto, è così? Mi piace tanto. Io non posso dire molto di più, mi piace tanto, però l'organizzazione del lavoro penso che che ha piaciuto a tutti. Abbiamo lavorato, come tu dici, di solito a alta intensità perché è così che la nostra filosofia è così che capiamo il lavoro. Alla fine tu giochi come ti allena e si può anche dire tu ti allena come tu giochi. E vogliamo giocare ovviamente con intensità e abbiamo fatto questo per ogni giorno, però c'è anche un lavoro un po' più invisibile, più difficile di capire principalmente per voi da fuori, che è stato anche un lavoro di palestra, di prevenzione, di recupero. Abbiamo avuto sempre delle grandi preoccupazioni in cercare di trovare una direzione con delle belle sensazioni. E abbiamo tanta gente che sta lavorando insieme ai giocatori all'interno, preparatori atletici, sport science, dipartimento medico, la gente sta lavorando con grande dedicazione, abbiamo un rapporto molto buono a livello di programmazione delle sedute di allenamento e penso che i giocatori anche loro sentono questo. Il lavoro è duro, però allo stesso tempo loro sentono questa organizzazione dietro loro e per loro credo io che hanno questa sensazione di possiamo andare fino in fondo, possiamo lavorare veramente intenso che tutto è sotto controllo. Quanto è stato importante poi in Portogallo vivere così a stretto contatto? 15 giorni qui più o meno
buono per iniziare un primo contatto. Io conoscere loro, loro conoscere me. A me, e qui abbiamo anche stato insieme per qualche giorno, non solamente allenando, però allenando e siamo rimasti qui anche a cena, anche a dormire per qualche giorno, esattamente per accelerare quel processo lì. Portogallo è stato fondamentale, non per essere la mia casa, non per essere Portogallo, però per il fatto della squadra, tutti noi insieme, 24 ore su 24, praticamente due settimane, e lì si capisce tanto. Credo che siamo usciti come squadra dal punto di vista tecnico-tattico meglio, però principalmente come gruppo, una conoscenza più profonda, e questo è fondamentale perché alla fine questa è la famiglia. Se arriviamo alla fine del campionato andiamo a capire che abbiamo stato più tempo con questa famiglia che con la famiglia di casa, la famiglia di sangue, e dobbiamo sentirsi come credo che sentiamo in questo momento. La squadra è veramente unita. Con lei è arrivato anche un nuovo staff che si sta integrando con i collaboratori già presenti a più livelli. Quanto è stato importante il contributo dello staff in questo primo periodo della stagione? Da solo è difficile. Mi piace gente che ha delle capacità, però che ha anche motivazione grande per lavorare insieme. E siamo arrivati, come io dico adesso, nel calcio sembra che ogni allenatore che arriva in pullman, e con un pullman pieno di collaboratori, e noi siamo arrivati in una piccola Hyundai, perché siamo pochi. E siamo pochi, però adesso siamo tanti. E siamo tanti perché abbiamo preso gente della casa, gente con capacità, gente con voglia di imparare non dico imparare, dico imparare a lavorare con me, che è una cosa diversa. Abbiamo dato l'opportunità anche a gente giovane dell'accademia, un preparatore atletico che è venuto anche della primavera per la prima squadra, perché è questo il nostro modo di lavorare. Non mi piace dire ho bisogno di prendere 10, 12, 15, no, ho bisogno di prendere uno per ogni dipartimento che mi può ovviamente aiutare a implementare una filosofia di lavoro, però dopo esiste sempre gente all'interno del club, gente con capacità, gente che merita l'opportunità, e abbiamo fatto questo e sono veramente felice perché oggi non posso dire il mio staff di 5 collaboratori, questo staff non esiste più, oggi esiste il mio staff con 20 collaboratori, e come squadra anche noi sentiamo questa unità e penso molto importante per noi come staff tecnico, però anche per il club, perché un giorno sarà la Roma senza José, e quando questo giorno arriva vogliamo lasciare quello che facciamo sempre in ogni club, che è una struttura super organizzata e in condizioni di dare seguimento a un lavoro. Però speriamo che la Roma senza José non è presto, speriamo che è fra tanti anni. Prima ha parlato delle amichevoli e sicuramente sono arrivate delle indicazioni. Cosa l'ha convinta e invece in cosa si aspetta dei miglioramenti da parte della squadra? Amichevole per te, non per noi. Non abbiamo fatto delle amichevoli, però veramente abbiamo iniziato qui in Italia con qualche squadra, ovviamente di una serie diversa della nostra.
Serie B, Serie C. E lì è stato più la continuità con le sedute di allenamento. In Portogallo avevamo trovato già delle squadre di Champions League, perché Porto e Sevilla sono due squadre che giocano Champions League, due squadre di un livello altissimo già, e quelle due partite per me sono state importanti dal punto di vista dell'organizzazione difensiva. Siamo stati molto molto bene, abbiamo sofferto un gol contro Porto minuto 90, la squadra molto bene organizzata a seguire i principi che abbiamo lavorato. Con Pala abbiamo sentito che c'è tanto ancora da migliorare, voglio più controllo nel gioco, voglio più intensità nella uscita in transizione. Anche dal punto di vista posizionale stiamo preparando la squadra per giocare di un modo posizionale diverso di quello che facevano negli anni prima. Bisogna ovviamente tempo, però abbiamo migliorato tanto dal punto di vista emozionale, emotivo, competitivo, squadra. Mi è piaciuto tanto. Tanto Porto come Sevilla sono due squadre aggressive, sono due squadre difficili da giocare. Quella piccola rissa contro Porto mi è piaciuto tanto, nel senso di controllo emozionale, niente di particolare che possa andare dal giallo al rosso, semplicemente una molto buona partita competitiva. Betis è un'altra storia, è una storia, penso io, ha tanti responsabili per il modo come la partita è finita. Secondo me il primo responsabile è l'arbitro, il secondo responsabile io, perché non posso essere io a provocare quello che è successo dopo, perché la squadra mi ha seguito nella mia reazione emozionale. Abbiamo finito con 3-4 cartellini rossi, ripeto io, responsabilità mia, però mi piacerebbe anche che l'arbitro arrivasse a casa e pensasse: ma che ho fatto io di un amichevole buono, una partita che era stata buona, che ho fatto io per finire così. Però io prendo le mie responsabilità in questo. La squadra è arrivata lì veramente stanca, ultimo giorno, ultima partita, 3 ore e mezza di pullman di Portogallo a Sevilla, un caldo assolutamente incredibile, anche se abbiamo giocato di sera. E non posso dimenticare, perché è la verità, la situazione Dzeko è una situazione che ha lasciato tutti in quegli ultimi 2 giorni. È una situazione strana, si capiva che andrebbe a un altro club, però si respirava un po' dei dubbi, lui va via, arriva qualcuno, non arriva. Ho sentito i giocatori molto più preoccupati con questa situazione che propriamente in finire la prestazione. E quella partita lì per me 50-55 minuti un'altra volta veramente competitivi, con un bravo Shomurodov che aveva arrivato 2 giorni prima e che subito ha lasciato la gente capire che abbiamo giocatori, e dopo ha finito male, però magari anche buono per noi, perché dopo questo abbiamo avuto il giorno di riposo e quando abbiamo tornato abbiamo analizzato tutto quello che è successo durante la partita, di positivo, di negativo, e in quel momento lì io sono stato come sono io ho detto ai giocatori, come ti dico a te, io sono responsabile per il discontrollo emozionale che abbiamo avuto lì. Però un periodo di 15 giorni molto importante per noi.
Ha parlato anche di Dzeko e appunto poco prima di tornare in Italia si è trovato ad affrontare questa situazione. Intanto, in attesa della formalizzazione della trattativa, ieri è arrivato a Roma Tammy Abraham. Quanto sarà importante il suo arrivo per il vostro progetto tecnico? No, prima di tutto devo dire grande direttore, i grandissime proprietà, Boss Dan, i Ryan, i Thiago sono stati bravissimi, perché la realtà è che abbiamo iniziato il precampionato pensando di avere Dzeko, e è stato un po' una sorpresa per tutti quello che è successo. E in un mercato incredibilmente difficile, è una situazione economica, non direi per tutti, però per quasi tutti i club, avere la disponibilità, avere l'ambizione, avere questo, io direi quasi rispetto per le emozioni dei tifosi, avere questo tipo di reazione, di perdere Dzeko, però di prendere a casa Tammy Abraham, è stato quello che voi italiani dicono sempre il colpo di mercato che per me, anche se lui non arriva, io avrei sempre la sensazione positiva di che la mia proprietà e il mio direttore hanno fatto tutto il possibile per avere una reazione fortissima a un giocatore come Dzeko che è partito. E loro sono stati fantastici. Tammy io preferisco dire aspettate per vedere, però lo dico con tutta la fiducia. Lo conosco da bambino, non ha giocato mai per me perché quando io ero al Chelsea lui era veramente bambino da 14, 15, 16 anni, però conosco molto bene, conosco come giocatore, conosco come persona, come mentalità, il modo di sentire la decisione sempre difficile per un giocatore inglese di lasciare la Premier. Questo mi dice tanto, perché quando tu lasci la Premier, tu lasci perché hai ambizione, tu lasci perché tu vuoi tornare in nazionale, perché tu vuoi giocare nel mondiale, perché tu vuoi vincere fuori d'Inghilterra dove non tanti giocatori inglesi hanno avuto grandissime carriere fuori. Lui viene con questa ambizione e dopo le sue qualità come giocatore aspettiamo, però Tammy con Eldor e con Borja abbiamo un gruppo di attaccanti che mi lasciano veramente felice. Non abbiamo quella esperienza dei giocatori di 30, 33, 35, non abbiamo questa esperienza quando tu guarda per esempio alla Juve, Cristiano, Milan, Giroud, Zlatan, Muriel, Zapata, tutti questi giocatori già con grande stabilità e esperienza. Non abbiamo questo, però a livello potenziale, il potenziale che abbiamo con questi ragazzi, io non potevo essere più felice. Ha avuto intanto già modo di lavorare con Rui Patricio e Shomurodov. Che cosa pensa possano dare alla Roma? Tanto, guarda, il mercato è diventato un po' diverso di quel mercato che avevo pensato io inizialmente e avevo spiegato ai boss e al direttore il mio modo di analizzare la squadra e di pensare questo primo periodo della mia, fra virgolette, Roma. Il mercato è diventato diverso perché abbiamo perso Spinazzola per tanto tempo e perché abbiamo perso anche Dzeko. Il mercato è diventato diverso perché inizialmente abbiamo pensato solo a un attaccante in 9-2 e non abbiamo mai pensato a terzino sinistro. Il mercato si è trasformato
in questo modo. E come si è trasformato è diventato più difficile, perché è andato in una direzione dove noi non eravamo programmati, veramente preparati come eravamo preparati per andare in un'altra direzione. E penso che il club è stato bravissimo. Sarà la prima e spero l'ultima volta che lo dico, mi mancherà qualcosa che io avevo pensato quando ho analizzato la squadra inizialmente, mi mancherà qualcosa, però solo devo ringraziare per il mercato che hanno fatto per noi. Una reazione fantastica prendendo un bravissimo giovane giocatore come Vigna. Rui, io dico sempre Rui, è Rui. Ha giocato più di 100 partite con la mia nazionale, ha giocato 4-5 anni nella Premier. Rui è Rui, Rui è stabilità, Rui è di solito giocare con un livello di stabilità tremenda. Vigna è un bravissimo giocatore. Eldor quando l'abbiamo preso perché avevamo bisogno di un po' più di mobilità, un po' più di velocità, un po' più di mobilità nell'attacco. Siamo super contenti con lui. E dopo alla fine una reazione incredibile, magari per qualcuno non si aspettava, perché la difficoltà in questo mercato di oggi è difficilissima, però se qualcuno aveva bisogno di una reazione per capire quello che la proprietà vuol fare in questi 3 anni che abbiamo insieme, come minimo. Se qualcuno aveva bisogno di una reazione, c'è qui la reazione. E come squadra sappiamo che non siamo la rosa più forte del mondo, non lo siamo e lo sappiamo, però siamo una rosa che nessuno può proibire noi di pensare che la prossima partita possiamo vincere. Questa è la mentalità e nessuno può fermar noi di andare a ogni partita pensando che questa partita la possiamo vincere. Sicuramente perdiamo partite, sicuramente pareggiamo partite, però vogliamo andare a ogni partita con questa sensazione. Questa partita la possiamo vincere. Ha parlato molto del direttore Tiago Pinto, della proprietà. Prima della partita contro il Betis si è visto che ha parlato molto con Tiago Pinto e in Portogallo spesso si è intrattenuto con la proprietà, con Dan Friedkin e Ryan Friedkin. Magari questa è una cosa che capita molto di frequente, ma fa sempre notizia vederlo poi davanti alle telecamere. In genere come procede il lavoro che state facendo insieme in quella che rappresenta davvero una nuova era per il club? Secondo me notizia doveva essere quando un allenatore non parla con il direttore, quando l'allenatore non parla con la proprietà, questo doveva essere notizia. Mi è capitato qualche volta in club diverso non avere la possibilità di avere questo tipo di rapporto. Penso che è solo positivo che questo succede, perché per me è importante capire le loro sensazioni, per loro è importante di capire il mio modo di pensare e di analizzare le cose, e questo mi piace tanto. Il direttore è qui ogni giorno, la proprietà se non è qui al telefono c'è sempre, e ovviamente che mi piace veramente questo, però io volevo farlo di un modo più ampio, nel senso di il rapporto è buono con i scout, è buono con gli analisti, è buono con il direttore. Stiamo veramente lavorando insieme. Non mi sembra di avere un gruppo dove tutti noi vinciamo e l'allenatore perde. Non mi sembra che è questo il profilo. Mi sembra che stiamo costruendo un profilo di trigoria dove vinciamo tutti e perdiamo tutti.
Sabato sera ha vissuto la sua prima serata da allenatore della Roma con il pubblico sugli spalti. Domenica ci sarà il debutto in campionato contro la Fiorentina. Che effetto le ha fatto la loro accoglienza sabato e quanto può contare il loro supporto durante la stagione? Guarda, sabato era super felice, però domenica un po' triste, perché domenica ho visto Francia, Portogallo, Germania, Premier League, pieno, tutto pieno, festa, nostro calcio. E dopo ho pensato, ho paragonato l'Olimpico di sabato con questi stadi di domenica e sono stato un po', wow, voglio l'Olimpico pieno di romanisti. Però sabato la sensazione è stata bellissima perché da più di un anno che non giocava con tifosi, con Betis un po', però niente. E prima volta all'Olimpico come allenatore della Roma, accoglienza veramente fantastica, però l'ho sentito dal primo giorno, l'ho sentito dal giorno del mio annuncio, l'ho sentito dal giorno che sono arrivato qui a Trigoria per prima volta, e ovviamente che lo sento per strada, quando faccio la passeggiata nella città e l'ho sentito per prima volta nell'Olimpico, però se posso chiedere qualcosa chiedo squadra, 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 non andare troppo nella direzione di individuale, e se vuole andare nella direzione dell'individuale, direzione dei giocatori, non io, dimenticare me, io sono lì, sono uno di loro, non ho bisogno di questo supporto, di questo appoggio, non ho bisogno, ringrazio tanto, però se devo chiedere qualcosa, squadra, 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 perché qui dentro è così, qui dentro è così, è squadra, 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 e loro allo stadio, squadra, Roma, 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 squadra, squadra, insieme, non possiamo vincere sempre, avremo sicuramente dei giorni che andremo a casa triste, però con la consapevolezza che abbiamo lasciato tutto lì e sicuramente vinciamo più volte che dei giorni negativi. Chiudiamo con una battuta, mancano poche ore alla prima partita ufficiale della stagione in Conference League. José Mourinho, con che stato d'animo ci arriva? Tu stai scherzando, vuoi che scherzo anch'io? Non posso non dormire. No, sto scherzando veramente. No, io sono sempre molto tranquillo. Per me il dopo partita è sempre più difficile che prima della partita. Dopo la partita è quando è difficile dormire, pensa alla partita, pensa a quello che è successo, pensa a quello che poteva succedere. L'adrenalina della partita è sempre molto molto difficile. Prima della partita assolutamente tranquillo e più di tranquillo in questo momento felice perché non mi piace i tuoi amichevoli, non mi piace partite vere e le partite vere iniziano adesso. Sono preparato.